Look of the day, il mio toppino all'uncinetto e la mia meravigliosa borsa verde. Sono le 2:20 di pomeriggio. Dove sto andando così alle 2:20 di pomeriggio? C'è un sacco di rumori di strada. Ops. E in pratica ogni anno, nel primo mese dell'inizio dell'università, fanno questo evento per cui portano le persone del primo anno della triennale e il primo anno della magistrale in giro per tutti, e dico teoricamente tutti, i bar di Colding a bere gratis per l'intero pomeriggio. E quindi adesso sto per andare a bere gratis per l'intera serata. Ho fatto un pranzo mega slay e sono in ritardo, però vabbè, ho la mia amica che è già lì, quindi mi può dire se dove si trova lei, cosa sta succedendo. Devo andare e non vedo l'ora di bere gratis tutta la sera. Adoro la Danimarca per queste cose. Allora, sono morta, però Stanley bitch, ho vinto una Stanley Cup. Do you know how expensive these are? And I got it for fucking free. Quindi sono molto contenta. Vabbè, c'è lo brand sponsorizzato, però bellissimo. Posso attaccarci tutti gli adesivi di Campus Colding gratis. E adesso abbiamo invitato un po' di persone nel nostro messico cortile. Io ho bisogno di ingerire del cibo e dell'acqua. Yes, è stata una bella serata. Abbiamo fatto un sacco di cose, anche attività fisiche letteralmente. Bene, sono un po' stanchina, però bene. Hot Gorg Walk della settimana. Sto andando finalmente a vedere la spiaggia, che non avevo ancora visto, almeno una parte della spiaggia. Non so se voglio di andare proprio fino in fondo, perché poi sarebbero 2 ore di camminata, cioè un'ora ad andare e un'ora a tornare, quindi non lo so. Però di sicuro mi ci avvicino e vedo comunque parte già del fiordo, quindi nice. Meraviglioso albero e la bandiera danese. Vedi? Sì. Concludo il mio percorso di andata, cioè in realtà sono andata un po' più avanti, ma devo iniziare a ritornare a casa, sennò muoio un po'. Insomma, è da un po' che non cammino, da quando i miei sono andati via che non cammino tanto in una giornata, quindi non voglio esagerare. Carina questa parte della città, cioè in realtà sono finita nella cittadina successiva, però vorrei tanto una bici per riuscire ad andare avanti, ancora più avanti tranquillamente, senza pensare a cazzo, poi ho un'ora di strada di ritorno e non 25 minuti e mezz'ora, quindi valutiamo per il futuro.
stava andando tutto troppo bene. C'era il tempo troppo bello, stavo avendo cose gratis, insomma, un po' di cose belle, e l'universo ha deciso: non puoi essere così contenta, non puoi avere così tanta fortuna, e quindi ha deciso di non far funzionare più il mio computer. Bellissimo. Sabato ho iniziato ad avere problemi, ho avuto per la prima volta il blue screen of death sul mio PC, e poi ero riuscita a farlo funzionare per tipo un'ora e mezza, poi è morto. Poi ho detto vabbè, è tardi, andiamo a dormire, domani mattina magari funziona. Ieri appunto è iniziato, cioè è deceduto, almeno spero non sia deceduto, spero sia in grado di resuscitare. Però sì, cioè lo accendevo e si accendeva, sì, la lucina lì lampeggiava un po', schermo nero, si sentiva che proprio cercava di respirare, faceva dead, e non si accendeva più. Quindi ho detto benissimo, non è un problema che io sono in grado di risolvere da sola. Sono andata prima stamattina al dipartimento di IT della mia università e ho chiesto al tipo: ehi amico, sai dirmi cosa posso fare? Puoi risolverlo tu? Puoi dirmi dove posso andare per farmi risolvere questo problema? Perché tutti i centri qui in centro Colding, i centri per l'elettronica, sono tutti per Mac e iPhone, e quindi ero là, dove cacchio devo andare io per farmi riparare il mio HP? E lui mi ha dato un posto e sono andata, ho lasciato il mio computer lì. Domani mi sapranno dire che tipo di problema ha, quanto costerebbe ripararlo, e dovrò decidere cosa fare. Io preferirei ovviamente farlo riparare che comprarne uno nuovo, perché insomma ho tipo la mia vita su quel computer, e il bello che volevo proprio in questi giorni sistemare, ripulire un po', spostare altri file che non mi servivano più sul computer, sull'hard disk, e invece no, devo farne prima, e spero, in realtà in teoria non dovrebbe essere un problema della memoria, quindi dovrei riuscire in ogni caso, anche se non ho intenzione alla fine di ripararlo, dovrei riuscire in ogni caso a prelevare tutti i miei dati e i miei file da lì dentro. Però che palle, cioè proprio non ci voleva. E questo cosa significa? Anche significa che non posso candidarmi ad altri lavori, perché ovviamente non ho le ultime versioni del mio portfolio e del mio CV, e gli altri file che devo inviare non ce li ho sul drive o sull'hard disk ancora, perché li avevo appena fatti. Il mio computer non stava dando segni di difficoltà, e quindi quindi sono attualmente unemployed and without a PC to apply to other jobs. Ma vabbè, spero davvero si risolva. Vuol dire che parte dei compiti, delle cose che devo portare per questa settimana, non sono in grado di farle. L'altra metà dovrò farle chiedendo in prestito computer qua alle mie amiche, usando quelli dell'università, oppure leggendo i file dal telefono e via. Allora, oggi è stata una giornata lunga, ma ieri è stata una brutta giornata. Ieri mattina alle 8 ho ricevuto una mail che diceva: amo il tuo computer, la tua scheda madre è instabile, periodicamente instabile. Mi sento rappresentata dalla mia scheda madre. È periodicamente instabile e noi non possiamo ordinare un'altra per sostituirla. Devi comprare un computer nuovo. Io, potete arrivare a cosa ho pensato. Che rottura di scatole, non è una cosa bella, assolutamente non è mai una cosa bella. Speravo che questo computer mi sarebbe rimasto vivo per almeno un altro annetto, 2, anche perché non stava dando chissà quali segni di cedimento, a parte un po' di declino nella resistenza della batteria, però quello è perfettamente normale. Mi hanno chiesto 60 euro solo per aver visto, solo per guardare il computer, 60 euro. E mi hanno detto: se compri da noi un nuovo computer non devi pagare questi 60 euro. Solo che non avevo neanche pensato alla cosa, ma una mia
compagna di Uni mi fa: ma se tu lo compri da qua il computer hai la tastiera danese. Io: "Ah, hai ragione. E io ovviamente ho la tastiera italiana, però io vado in Italia tra 2 settimane, quindi in queste 2 settimane cercherò di sopravvivere usando il computer delle coinquiline e i computer all'università. Il problema è che non avrò accesso a quei computer nel weekend, perché la sala con i computer è aperta solo quando sono aperti anche gli uffici di quel piano, e quando gli uffici di quel piano sono vuoti, sono chiusi, è proprio chiusa quella parte dell'università, non si può accedere con la carta degli studenti, non si può accedere come si può accedere alla biblioteca, per esempio. Io alla biblioteca posso andare anche di notte, ma in quella parte dell'università no, e quindi è un po' una rottura di scatole, però preferisco a questo punto prenderlo a casa, oppure farlo già ordinare appunto dai miei, e poi quando torno a casa lo prendo. Però succedono queste cose, e questa mi sarà di lezione 1, di davvero mettere da parte un fondo per le emergenze, e deve essere un fondo fondoso, cioè deve esserci abbastanza, perché appunto non so quando mi ricapiterà che dovrò comprare un computer nuovo senza nessun preavviso. Non è una cosa bella. E poi l'altro problema è tutti i file. Proprio in questi giorni avevo deciso: oh sì, mi metto voglio fare in questo weekend, cioè lo scorso weekend che è passato, fare un bello svuotare tutte le cose, togliere tutte le cose inutili, spostare dal drive, spostare le cose che non mi servono più sul computer, sull'hard disk, eccetera eccetera. Ovviamente non l'avevo fatto. Quelli del posto in cui ho portato il riparazione del telefono mi hanno chiesto 550 corone, quindi 80, più di 80 euro, insomma, se 700 corone sono circa 100 euro, insomma, così, e mi sembra un po' esagerato per il trasferimento dati. Ok, capisco pagare servizio, però 550 corone, nonostante magari io portavo il mio hard disk, no. Quindi, qual è la soluzione attuale? Tra 2 settimane, quando torno in Italia, cioè prima in Belgio, poi in Italia, mi porto dietro il mio computer vecchio che devo andare a ritirare dal posto della riparazione, e lo porto da un amico di famiglia che è in grado di spostarmi i file dal disco rigido del computer sul mio disco rigido mobile. E poi compro un computer nuovo in quei 2 giorni in cui sono a casa, e poi appunto quando torno qui su in Danimarca con un computer nuovo. E oggi sono morta perché c'è stato il business lunch. Che cos'è il business lunch? In pratica varie aziende della zona sono venute all'università con i loro piccoli stand, e si poteva andare a parlare con le persone. Alcuni avevano il bollino solo rosso, che voleva dire che parlavano solo danese, e altri bollino rosso e verde, voleva dire che cercavano anche persone che parlassero inglese. E insomma è stato interessante, è stato un po' cioè mi ha preso molta energia, perché appunto andare ad ogni stand, chiedere esattamente cosa fate, cioè ok, la vostra zona di interesse è questa, ma esattamente voi, il lavoro, che cosa fate durante le vostre giornate di lavoro, e poi che persona state cercando, è per un lavoro, per un tirocinio, solo appunto in alcuni casi magari l'azienda era multinazionale, però per le posizioni pagate cercavano solo persone danesi, quindi così. Molte delle aziende tristemente cercavano per posizioni non pagate, e per carità, a me appunto non interessa troppo la paga del lavoro, ok, chiaramente cioè più la paga del lavoro meglio è, però allo stesso tempo a me basta davvero avere l'SU per sopravvivere qui a Colding. Se facendo tirocinio fosse possibile avere l'SU, io farei anche un tirocinio, però non è così, e io ho bisogno dell'SU almeno, e quindi tutte delle belle posizioni, aziende molto interessanti, ruoli molto interessanti, ma se tu non mi dai neanche un centesimo, io qui non sopravvivo, mi dispiace, devo mangiare in qualche modo, devo pagare l'affitto in qualche modo, fine, e devo comprarmi un computer nuovo. Quindi non è decisamente la meglio cosa. Però insomma ho avuto un po' di gadgets, ho avuto
I mean, dalla Lego un omino Lego cornicello napoletano. Poi ho questa paperella, paperella di gomma, e poi un po' di carte di cose, poi ci hanno dato alcune caramelle, cose di cibo che ho già consumato. E poi appunto partecipando a questo business lunch come studenti abbiamo avuto un panino per pranzo, quindi pranzato lì. Poi ho avuto lezione, un po' pesantino anche oggi seguire, e poi dopo lezione sarei dovuta rimanere non a l'SDU ma a UCSID, che è l'università attaccata, letteralmente c'è un corridoio interno che collega le due università, in cui c'era un evento chiamato Intro Colding, in cui appunto la municipalità si presentava, però cioè, davvero eravamo tutti, io e anche le mie compagne eravamo tutte stanche, e quindi niente, sono tornata a casa, adesso mi riposo, leggo un po' stasera tranquilla, e poi domani mattina è un altro giorno. Non ho lezione, però devo fare un po' di cose, quindi. Abbiamo fatto fuori 3 bottiglie di vino. Questo è quello che è rimasto. Camera shot con la teglia della pasta al forno. Sono stracontenta. A me piace davvero un sacco fare queste serate così molto chill, poche persone, si fa cibo, si mangia, si beve, si chiacchiera. Sono molto contenta perché all'inizio eravamo lì, ok, cioè ci troviamo per cena e poi magari usciamo, però alla fine stavamo parlando troppo e stava diventando quasi troppo tardi per uscire qua, perché comunque per una certa ora devi essere nei posti, perché poi chiudono, comunque le cose più interessanti finiscono. Danimarca, o almeno piccola città della Danimarca, però sono contenta, di sicuro lo farò altre volte. L'unica cosa è che appunto più di 5-6 persone qui non c'è lo spazio, e spero davvero il prima possibile tra 1 anno e mezzo almeno, di avere abbastanza spazio per fare le belle cene che sogno di fare per le persone. Niente, sono decisamente stanca, penso si veda, però appunto stanca ma contenta. E domani probabilmente andiamo a un flea market, credo del Puggi, mercato dell'usato, e poi al grande centro commerciale Colding Store Center. Oggi pomeriggio, prima di fare la spesa e preparare la cena, sono stata in università con una ragazza dell'inizio del mio corso che penso sia davvero una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto qui finora, e abbiamo lavorato ed è stato un po' stressante, cioè è stato bello lavorare con lei, però appunto abbiamo lavorato abbastanza, quindi sono un po' stanca anche dallo studio, e insomma ho deciso io di farmi arrivare il computer in Italia e non qui, quindi mi sono un po' uccisa io da sola del fatto che se voglio fare i compiti, cioè se voglio studiare, devo andare in uni, però allo stesso tempo va bene così, ho scelto io così. Abbiamo mangiato la pasta al forno, abbiamo mangiato la pizza. Prossime serate faremo più multicultural. A un certo punto siamo andati in crisi perché noi 3, io e le altre 2 italiane, perché avevamo oddio, ma cosa mangiamo prima, la pasta al forno o la pizza? Perché
non vengono mai mangiate insieme, cioè nello stesso pasto di solito. Quindi eravamo in crisi, eravamo là, ah! Però alla fine abbiamo detto prima pasta al forno, poi la pizza. Diciamo che mi serviva questa serata per risollevarmi un po' dalla botta del computer. E niente, da domani la mia bus card gratuita per i prossimi 2 mesi è attiva, quindi viaggi verso il Colding Store Center o la Lidl o qualsiasi posto nella regione della Syddanmark, Jutland meridionale, sono aperti. The shape is not it already. Haul di cosa ho preso nel negozio enorme dell'usato, stupendo, penso ci tornerò molte altre volte, solo che è stato un pomeriggio intenso perché siamo andati a quel negozio dell'usato e poi anche al centro commerciale lì vicino e avremmo dovuto farlo come 2 attività separate, cioè andare un giorno al negozio dell'usato e un altro giorno al centro commerciale perché davvero troppo. Poi era sabato, quindi era pieno di gente il centro commerciale, quindi non so, bambini urlanti, gente che camminava lento e tu dovevi fare slalom, no, non mai più andare nei weekend. Però insomma ho preso un po' di cosine, sia nuove che usate. Prima cosa da sostenegrine ho preso lo scovolino per pulire le cannucce riutilizzabili, cioè insomma io ne ho una di metallo, avevo uno scovolino a casa però l'ho lasciato appunto a Padova. Poi sempre al centro commerciale siamo passati da Bilka perché io volevo prendere questo, lo spray antimuffa. L'ho preso avevamo raccolto lattine per circa 2-3 settimane, lattine di birra, bibite, cose varie, e quindi ho pagato circa 2 corone e mezzo, ho dovuto aggiungere al prezzo di questo perché avevamo raccolto abbastanza lattine e adesso lo metterò in un punto comune così tutto il palazzo lo può usare appena vediamo che la muffa riesce. Killing that bitch. E poi insomma stavo finendo le barrette, ho preso solo queste, mi sono fermata perché non ho bisogno di altro cibo, cioè, insomma ho fatto la spesa l'altro giorno, lì c'è il reparto vegano vegetariano molto interessante, però ho detto no, non è necessario, adesso ho il frigo pieno e a posto così. Invece dal negozio dell'usato ho preso 3 cose. Allora questo che è nuovo ma usato, cioè insomma non era ancora nella retina, ce n'erano 3. Non so chi ha comprato 3. Avevamo già quello piccolo, però volevo principalmente prenderlo per usare quello più grande, il contenitore più grande, perché abbiamo il frullatore a immersione ma non ha il contenitore per essere usato e tutte le altre cose che abbiamo non sono adatte per quel tipo di frullatore e quindi ho preso questo perché così a parte cioè, posso tenerlo fermo dal manico e usare il frullatore a immersione e comunque gli altri possono rimanere utili. E poi c'era questo, un bel foulard, io sono piena, li uso tantissimo in primavera e in estate fra i capelli o adesso magari inizierò a mettere anche più sulle borse così. E questo era davvero molto carino, lo devo mettere a lavare la prossima lavatrice. Sono tutti questi bei fiorellini, molto molto carino. E poi, visto che ieri il mio primo dinner party, la mia prima cena qui è andata abbastanza bene,
voglio prendere un po' pian piano, prendere un po' di stoviglie, di piatti, cose per servire un po' più carine, che siano per servire e anche per servire. E quindi ho trovato, era solo tipo 3 euro, questa bella dish piccolina, ciotola, e pensavo per esempio, non so, se in primavera insomma c'è il crudité con l'hummus, questo è perfetto per servire queste cose così. Questo è tutto, mi sono davvero contenuta. Avevo trovato una borsa nera molto carina, però non l'ho comprata alla fine perché me l'ero portata in giro per metà negozio e continuava a scivolarmi dalla spalla, quindi ho pensato se io questa la prendo e la uso in una serata esco di testa perché mi continua a cadere la borsa. Quindi sono nel Videolab dell'Uni, vi faccio vedere la tastiera del Mac, mouse. Perché sono qui? Perché visto che sono senza computer, sto usando questo laboratorio in cui ci sono 6 computer funzionanti, in realtà attualmente solo 2 hanno il wifi, e appunto venerdì ero venuta qua per lavorare a un progetto che sto facendo in coppia con un'altra ragazza danese, e venerdì abbiamo lavorato insieme. Questo weekend lei ha aggiunto qualcosina e adesso sto rivedendo tutto e aggiungendo proprio 2 o 3 cose, però sono soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto. Insomma, è un coding di una pagina molto base, però l'abbiamo fatto bene, quindi benissimo. La mia vita da un mese, però andiamo a vedere la pagina.